Questo che vedete è il tablet attualmente con la batteria più potente al mondo, per la precisione di 33.280 mAh, che gli rendono una capacità di oltre 60 giorni in stand-by e oltre 150 ore di chiamate ininterrotte prima di doverlo ricaricare. Ma di che modello stiamo parlando? Del nuovissimo e potentissimo Ulefone Armor Pad 3 Pro. Se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è dotato di due super LED a campeggio da 1100 lumen che dopo andremo a testare. È impermeabile, antipolvere, antigraffio e anticaduta, è praticamente indistruttibile, infatti ha superato i 3 test più severi di resistenza, BP68, BP69K e il temutissimo STD 810H. Prima di partire vi ricordo che se per caso siete interessati a questo bellissimo tablet, vi ho lasciato il link diretto dell'offerta nel primo commento e nella descrizione di questo video, e se volete rimanere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale, è gratis e così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. E ora mettetevi comodi, sigla e partiamo con l'unboxing. Oggi abbiamo tantissima roba da aprire, prima però ovviamente partiamo dal nostro tablettone, apriamo il box, lo andiamo a estrarre dalla confezione. Adoro tantissimo le auto posteriore, si vede subito che è molto aggressivo come modello e guardate da vicino quanto sono grandi i due LED a campeggio. Comunque adesso lo metto un attimo da parte perché prima finiamo tutti gli unboxing. All'interno della dotazione troverete anche un cinturino in finta pelle griffato Ulefone che dopo andremo a montare, il cavo di alimentazione doppio tipo C, l'alimentatore potentissimo da 66 watt e dotato di slot di tipo C. Per finire non può mancare il cacciavite per montare il cinturino e qua c'è la svalangata di manuali, guardate quanti sono. Ulefone è sempre magnanima con i manuali, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui dentro secondo me c'è anche il segreto dell'immortalità e infine c'è la chiavetta per nano SIM perché questo tablet è dual SIM e le 4 viti per montare il cinturino. Lo andiamo a montare subito. Come vedete questi sono i 4 buchi dove andare a montare le viti. Adesso lo andiamo a installare. È un'operazione molto semplice, in circa 20-30 secondi l'avrete completamente installato. E questa era l'ultima, stringiamo bene, vediamo il nostro cinturino. Guardate che adesione, lo sto provando a scuotere velocissimo ma non si stacca. E ora dopo aver provato il cinturino andiamo anche a provare il porta tablet più professionale, tra l'altro un accessorio fatto apposta per questo Pad 3 Pro. Andiamo ad estrarlo, tra l'altro anche qui c'è un cinturino elastico. L'installazione è molto semplice, vi basterà incastrare il porta tablet in queste fessure presenti nei due lati, spingete fin quando sentirete il click e una volta che l'avrete installato lo potrete utilizzare ovviamente con una mano. Potete anche regolare la grandezza del braccio in base alle vostre esigenze e in più c'è anche una levetta che potete aprire per tenere il tablet in posizione verticale, così lo potete utilizzare in verticale sia per stare più comodi ma anche per fare delle videochiamate. Continuando con l'unboxing, ora è il turno dell'endoscopio che ormai avete visto anche negli ultimi 2 video. Vi mostro in maniera super rapida anche in questo video come fare l'installazione. Qua dentro trovate tutto, anche il cacciavite. Il passaggio è molto semplice, vi basterà svitare questa vite nella parte superiore del connettore dell'endoscopio e una volta svitata fate combaciare questo gancio e il connettore con la vite nella parte inferiore e una volta che avrete inquadrato la vite vi basterà avvitare la vite laterale, montaggio che come avete visto si riesce a effettuare in pochissimi secondi. Andiamo a aprire il super box, andiamo a estrarre questo gioiellino, sono veramente stracurioso, è ben imballato anche dal cellophane, mi piace veramente tantissimo il layout, veramente molto futuristico e tra l'altro qua c'è anche la curva LED che dopo andremo a testare e anche per quanto riguarda il peso pensavo fosse più pesante. Questo è il tasto d'accensione, ha lo stesso procedimento del cinturino, ossia va agganciato ai due buchi laterali. L'unica cosa da stare attenti è che quando lo fissate i connettori devono essere nello stesso lato, quindi adesso lo andiamo a fissare. È veramente ultra rapido, guardate, l'ho già installato e la cosa fantastica è che fa anche da supporto per tenere il tablet in posizione verticale. Dopo lo andremo a testare, prima
però andiamo a analizzare da vicino il telaio di questo bellissimo Pad 3 Pro. Nella parte sinistra troviamo il connettore e gli slot per gli accessori. Nella parte inferiore troviamo tantissima roba, a partire dallo slot di tipo C, il jack 3.5 delle cuffie ben protetti da questo gommino protettivo che ne aumenta l'impermeabilità, uno dei due speaker, il tasto d'accensione e anche il sensore di impronte digitali e il tasto di regolazione del volume più e meno. Nella parte destra troviamo il tasto personalizzabile, il tasto dei LED come vedete dal simbolino per attivare i due potentissimi LED a 1100 lumen, e nell'ultimo lato troviamo il secondo dei due speaker, lo slot HDMI, perché addirittura questo tablet lo potete anche connettere a un televisore o a un monitor, e infine anche qui ben protetto dal gommino protettivo lo slot per le nano SIM. Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo un'altezza di 261 mm, una larghezza di 166, uno spessore di 21 per un peso totale di 1242 grammi. Ed eccoci qua nell'home page di Android 13, andiamo a vedere un test di velocità nella navigazione. Proviamo ad andare su Google, guardate che velocità, andiamo a aprire un articolo a caso, direi questo della Ferrari, vediamo l'apertura, mamma mia è stato rapidissimo, proviamo anche a zoomare una foto, guardate anche qui che velocità. Per completezza andiamo anche a fare la prova della velocità dei social, partiamo da Facebook, devo dire che mi sta impressionando sia per quanto riguarda la navigazione ma anche per quanto riguarda i social. Andiamo a fare anche un giro su Instagram, proviamo anche qui a scorrere e direi che ci siamo, e come ultimo test andiamo anche su TikTok, così li abbiamo fatti tutti, quelli principali. Proviamo a scorrere i reel e direi che anche qui come velocità ci siamo, per cui anche se lo utilizzate per navigare o per i social è veramente un ottimo tablet. Qua ci sono tutte le impostazioni, è compatibile con Android Auto eccetera eccetera. Vi voglio far vedere anche la cassetta degli attrezzi che è veramente molto utile per quanto riguarda chi lo utilizza per lavoro. Praticamente c'è di tutto, c'è la bussola, il misuratore d'altezza, il pendolino, anche il goniometro e soprattutto c'è anche il misuratore dei decibel con cui potete misurare il rumore ambientale. Andiamo su YouTube col nostro super test del video della Costa Rica. Come display abbiamo un LCD IPS da 10,36 pollici in 2K come risoluzione, rapporto schermo 80% e 500 nit per quanto riguarda la luminosità. Come vedete dalle immagini la qualità è veramente molto buona e nonostante sia un LCD la vivacità dei colori e anche la luminosità è veramente molto simile agli schermi AMOLED. Per quanto riguarda la resistenza invece siamo da top di gamma, è uno schermo Gorilla Glass che lo rende perfettamente impermeabile, anti-urto e anche antigraffio, per cui anche se lo utilizzerete in ambienti estremi come può essere un campeggio, un'escursione in alta montagna oppure direttamente al lavoro non avrete nessuna paura di danni o rotture accidentali. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, questo bestione ha 256 GB di base più 2 TB espandibile con la micro SD, e per quanto riguarda la RAM abbiamo 8 GB di base che già non sono pochi, ma in più potete espandere di ulteriori 8 con la RAM virtuale. Vi basterà andare su informazioni tablet, cliccare su RAM e fleggare Memory Expansion per passare da 8 addirittura 16 GB di RAM. Per quanto riguarda il processore ho testato questo Armor 3 Pad Pro con tantissimi giochi 3D come Match Arena, Modern Strike e Tank Force, e devo dire che questo octa-core MediaTek MT 8788 si è comportato abbastanza bene, una buona capacità di caricamento grazie ai 2 GHz di frequenza e alla sua GPU Armali G72. La giocabilità è stata buona su tutti i giochi che ho testato e anche nelle scene più dinamiche non ho riscontrato né lag né rallentamenti. Ma il punto di forza di questo tablet, oltre alla resistenza, ovviamente è la batteria. Infatti grazie a una batteria di oltre 30.000 mAh potete giocare anche più di 2 giorni consecutivi, tipo un after di 48 ore senza doverlo ricaricare. Perfetto ad esempio per chi è amante della tenda e non ha modo di ricaricare il proprio device. E ora andiamo a testare un po' di funzioni a partire dal tasto personalizzabile con cui potete attivare 3 funzioni: un clic, doppio clic e tenuta prolungata. Con un clic ho inserito la calcolatrice, si è aperta immediatamente, col doppio clic ho impostato YouTube ed eccolo qua, e come tenuta prolungata ho impostato lo screenshot, per cui è un tasto veramente utile che potete impostare con le applicazioni o le impostazioni che utilizzate di più per rendere molto più rapida la navigazione. Vado a testare anche i sensori della sicurezza a partire dal sensore di impronte digitali e poi andremo a testare anche lo sblocco facciale. Mettiamo in stand by, vediamo se lo sblocca subito e l'ha sbloccato. Facciamo un
un secondo test per sicurezza, vediamo, e 2 su 2. E adesso andiamo a provare il sensore di sblocco facciale, vediamo se guardando mi riconosce, e mi ha riconosciuto. Facciamo anche il secondo tentativo e direi che ci siamo. Andiamo anche a testare il tastino super figo dell'illuminazione dei LED posteriori. Vi basterà tenerlo premuto per 3 secondi e i 2 mega LED si accenderanno. Guardate che bomba, non riesco a guardarli dalla potenza, e dopo lo andremo a testare in una stanza buia. Ora facciamo anche il test dell'audio, visto che prima abbiamo fatto il test del display. Andiamo sempre su YouTube, metto il volume al massimo, sentite che potenza, è veramente tanta roba. Vi avvicino gli speaker, come vi ho detto ce ne sono 2, per cui vi dà anche un po' un effetto 360 gradi quando ascoltate della musica. Perfetto se per caso lo utilizzate anche in ambienti molto rumorosi. E ora vi mostro una carrellata di foto e di video che ho scattato e registrato direttamente dalle fotocamere di questo device. Come avete visto dalle foto, la qualità non è affatto male. Sapete che di solito i tablet hanno una qualità inferiore rispetto agli smartphone per quanto riguarda il comparto fotografico, ma devo dire che in questo device non si nota così tanto la differenza. Le foto, grazie alla telecamera principale da 50 megapixel, hanno veramente un'ottima risoluzione e anche i colori sono abbastanza naturali. E anche la fotocamera frontale da 32 megapixel non è da meno, perfetta sia per i selfie o anche per le videochiamate. Per quanto riguarda i video, sia con la selfie camera che con la telecamera posteriore potete raggiungere una risoluzione massima di 1080 a 30 fps, e come avete visto dalla carrellata entrambe le telecamere si sono comportate in maniera egregia, i video sono stabili e di ottima qualità e secondo me sono anche leggermente superiori rispetto agli altri tablet della sua stessa fascia di prezzo. E ora è arrivato il momento dei test più fighi, andremo direttamente al buio a testare la potenza dei 2 LED a campeggio, andremo a utilizzare l'endoscopio ed ascoltare i bassi di questo potentissimo speaker a LED. Si è già connesso, guardate i LED quanto sono luminosi, veramente uno spettacolo. Adesso andiamo su YouTube a vedere la potenza di questo speaker. Vi faccio sentire lo stesso video di prima, così potete fare il paragone. Sentite che potenza! Mamma mia, è quasi il doppio rispetto alla potenza normale dei 2 speaker, che già erano molto potenti. E guardate da vicino quanto i bassi si muovono, spero che si veda dalla telecamera. Devo dire che veramente Ulefone è sempre un passo avanti. E la cosa bella è che potete anche personalizzare i LED, vi basterà schiacciare il tastino, guardate. Questa è la funzione multicolore, monocolor, oppure i colori vanno a ritmo della musica, o se volete risparmiare la batteria li potete anche tenere spenti. E adesso andiamo a fare il test del Mega LED, andrò a spegnere le luci e vedremo la differenza rispetto all'utilizzo del tablet. Questa è come si vede la postazione completamente al buio, e questa è come si vede con questi super LED a campeggio. Guardate, sembra quasi come di giorno, hanno una potenza che fa veramente quasi fastidio agli occhi, per cui direi che è veramente un tablet perfetto per chi è amante del campeggio o desidera fare escursioni notturne. E ora andiamo a testare lo slot HDMI, adesso lo provo a collegare direttamente sul mio televisore della Sony. Dovrebbe essere già collegato, vediamo se si connette. Se è connesso, guardate che spettacolo! È una funzione fantastica di questo device che non ho mai riscontrato in tutti gli altri tablet che ho recensito fino ad oggi. E ora è arrivato il turno dell'endoscopio, andiamo a fare un test all'interno del nostro condizionatore. Da notare anche la risoluzione, nonostante dentro al condizionatore sia completamente buio, per cui per quanto mi riguarda anche l'endoscopio ha superato pienamente il test. Se questa recensione vi è piaciuta e volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia come questo, mi raccomando lasciate un like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che se per caso siete interessati a questo fantastico Ulefone Armor 3 Pro, vi ho lasciato il link dell'offerta nel primo commento e nella descrizione di questo video, così lo potete acquistare con un prezzo inferiore ai 400 euro. E come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!